In Italia, sotto i Borgia, per 30 anni hanno avuto guerra, terrore, omicidio, strage, ma hanno prodotto Michelangelo, Leonardo da Vinci e Rinascimento. In Svizzera, in 500 anni di amore fraterno, democrazia e pace, cosa hanno prodotto? L'orologio a cucù. Questa celebre citazione è pronunciata da Orson Welles nel film Il terzo uomo di Carol Reed ed è diventata un'icona del dibattito sul rapporto tra caos e creatività. Sebbene questa frase contenga un evidente errore storico di fondo, ovvero che l'orologio a cucù è un'invenzione tedesca e non svizzera, il concetto è chiaro. Nei momenti di crisi, instabilità e conflitto, l'Italia ha avuto alcune delle più grandi menti artistiche e scientifiche nella storia. Certamente, tra le figure che incarnano questa fusione di violenza e genialità, spicca Giovanni dalle Bande Nere, l'ultimo grande capitano di ventura del Rinascimento italiano. Abile combattente, Giovanni visse in un'epoca segnata da guerre feroci e giochi di poteri tra le principali casate italiane ed europee. Sulla sua vita, breve ma intensa, si è creato un vero e proprio mito che ancora oggi affascina studiosi ed appassionati. Ma chi era davvero Giovanni dalle Bande Nere? Un eroe impavido o un brutale mercenario? Un visionario della guerra moderna o l'ultimo esponente di un'epoca destinata a tramontare? Scopriamolo insieme in questo nuovo episodio di Voci dal passato, il podcast di The History Tales in cui esploriamo eventi, protagonisti e curiosità della nostra storia. E se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale e a seguirci sui nostri canali social. In descrizione troverete tutti i link, compresi quelli per aiutarci e supportarci nella nostra attività. La vita di Giovanni delle Bande Nere è legata alle guerre d'Italia, una serie di conflitti combattuti tra il 1494 e il 1559, prevalentemente sul suolo italiano, e che videro protagoniste le principali casate e monarchie europee e gran parte dei piccoli stati italiani. È complesso, ovviamente, in questa sede riassumere in poche parole questa importante fase storica per la storia dell'Italia e dell'Europa. Cercherò tuttavia di dare un rapido riassunto informativo, ma se volete un video più approfondito sul tema, fatecelo sapere nei commenti. Nel corso del Quattrocento, soprattutto nella prima metà, l'Italia era stata sconvolta da diversi conflitti, che erano stati poi parzialmente risolti nel 1454 con la celeberrima pace di Lodi, fortemente voluta da Lorenzo il Magnifico. La pace aveva stabilito un fragile equilibrio tra le principali potenze italiane, ovvero Venezia, Milano, lo Stato Pontificio, Firenze e Napoli, ma la situazione cambiò radicalmente con la morte dello stesso Lorenzo il Magnifico e soprattutto di Papa Innocenzo VIII nel 1492. Strategicamente importante ed economicamente molto florida, la penisola divenne quindi oggetto degli interessi delle principali monarchie europee, contro cui i piccoli stati italiani potevano fare molto poco, ma che nonostante tutto poi riuscirono invece a far molto. I conflitti iniziarono quindi con le pretese dinastiche del re di Francia, Carlo VIII, sul regno di Napoli e sul ducato di Milano, ma ben presto coinvolsero l'intero continente. La Francia, il Sacro Romano Impero, la Spagna, l'Inghilterra e l'Impero Ottomano fecero infatti dell'Italia il principale campo di battaglia d'Europa per oltre 60 anni. Dalla discesa di Carlo VIII nel 1494 alle campagne di Luigi XII e Francesco I, fino al confronto con Carlo V d'Asburgo, le grandi potenze cercavano quindi di assicurarsi il controllo strategico ed economico del territorio italiano. Le guerre d'Italia si conclusero solo nel 1559 con la pace di Cateau Cambrésis, che sancì l'egemonia spagnola sulla penisola. Gran parte dell'Italia passò sotto il dominio diretto o indiretto degli Asburgo di Spagna, mentre gli stati rimasti indipendenti dovettero adattarsi alle politiche delle grandi potenze, segnando l'inizio di un nuovo ordine geopolitico. Rispetto a quanto avvenuto nel corso del Quattrocento, la figura del capitano di Ventura ebbe un ruolo centrale solo nella prima parte di questa fase di guerre. Giovanni dalle Bande Nere fu infatti tra gli ultimi esponenti di questa tradizione e si distinse per la sua capacità di adattare le tecniche di combattimento ai nuovi scenari bellici. In un'epoca di transizione intuì infatti il declino della cavalleria pesante a causa anche dell'introduzione delle armi da fuoco e privilegiò l'uso della cavalleria leggera e della fanteria tattica. Nel corso del Cinquecento, con l'evoluzione delle tecniche militari e la crescente importanza per l'appunto delle armi da fuoco, la figura del capitano entrò in crisi. Infatti, la necessità di forze militari più stabili e fedeli spinse le monarchie europee a riorganizzare gli eserciti, ridimensionando il ruolo dei condottieri. Ludovico di Giovanni de' Medici, noto anche come Giovanni delle Bande Nere, nacque a Forlì il 6 aprile del 1498. Sua madre era Caterina Sforza,
celebre figura del Rinascimento, soprannominata la Signora Guerriera o la Tigre di Forlì. È la figlia illegittima del duca di Milano Galeazzo Maria Sforza, quindi imparentata con la potentissima famiglia milanese. Suo padre fu il terzo marito di Caterina, Giovanni di Pierfrancesco de' Medici, detto il Popolano, il quale apparteneva a un ramo secondario della famiglia Medici, che, come è noto, è una delle più importanti famiglie fiorentine. Al battesimo fu quindi chiamato Ludovico in onore di suo zio materno, che era Ludovico il Moro. Tuttavia, dopo la morte improvvisa del padre avvenuta nel settembre del 1498, Caterina decise di cambiargli il nome in Giovanni. L'infanzia di Giovanni non fu delle più felici. Nel 1499 e nel 1500, durante le campagne per la conquista di Forlì da parte di Cesare Borgia e la conseguente sconfitta di Caterina, Giovanni fu infatti rinchiuso in un convento di Firenze, quello di San Vincenzo Annalena, dallo zio Lorenzo di Pierfrancesco Medici. A Firenze fu poi raggiunto dalla madre, la quale comunque riuscì a ottenerne di nuovo l'affido e anche i beni ereditari del padre contro lo zio Lorenzo. Nel 1509 però anche Caterina morì e Giovanni fu affidato per volere della stessa madre alla tutela del ricco fiorentino Jacopo Salvati e della moglie Lucrezia de' Medici, figlia di Lorenzo il Magnifico. In questo periodo iniziò a manifestarsi in Giovanni un carattere irrequieto e una naturale inclinazione per le armi. Nel 1513, grazie all'intercessione di Jacopo Salviati presso Papa Leone X, che era fratello di Lucrezia de' Medici, entrò nelle milizie pontificie a Roma. Nel 1516, durante la guerra contro Urbino, ordinata da Papa Leone X Medici contro il duca di Urbino Francesco Maria I della Rovere, per ottenere lo stato e il titolo da dare al nipote Lorenzo di Piero de' Medici, Giovanni combatté al seguito di Lorenzo de' Medici, appunto l'omonimo del nonno Lorenzo il Magnifico, e dove comandò una compagnia di cavalleria leggera. Il legame con il ramo principale dei Medici si rafforzò nel 1517, quando sposò Maria Salviati, figlia di Jacopo e nipote di Lorenzo, unendo così idealmente le due linee familiari. Dal matrimonio nacque Cosimo, futuro duca di Firenze. Nei suoi primi anni di servizio Giovanni si fece notare per aggressività e abilità in battaglia, partecipando a diverse operazioni militari al servizio dei Medici e dello Stato della Chiesa. Nel 1521 partecipò all'invasione del Ducato di Milano, allora sotto il controllo del re di Francia, Francesco I, conclusasi con la vittoria delle forze papali e di quelle asburgiche. Nel medesimo anno la morte di Papa Leone X segnò una svolta nella sua carriera. Non sentendosi apprezzato né dai medici né dagli imperiali, Giovanni decise quindi di affermarsi come un condottiero, guidando una propria compagnia e servendo diverse potenze nel complesso scenario delle guerre d'Italia. È molto probabile che i membri della sua compagnia siano stati poi assoldati tra quei compagni di battaglie nel corso degli anni. Tradizione poi vuole che, in segno di lutto, Giovanni fece annerire le insegne bianche e viola, guadagnandosi così il celebre soprannome di Giovanni delle Bande Nere. Tuttavia, studi di Maurizio Arfaioli dimostrano che si tratterebbe di una denominazione successiva, poiché tutte le fonti contemporanee lo citano solo, fintanto che è in vita, come Giovanni de' Medici. È invece quindi probabile che l'appellativo delle Bande Nere derivi dal lutto portato dalla sua compagnia dopo la sua morte. Nel 1522 venne assoldato dai francesi, combattendo nell'assedio di Pavia e nella battaglia della Bicocca. In quest'ultima battaglia i francesi furono pesantemente sconfitti dagli imperiali di Carlo V, perdendo nuovamente Milano. Nel 1523 passò al soldo degli imperiali e combatté contro i francesi, suoi ex compagni di battaglia. Sconfisse poi gli svizzeri, arrivando in soccorso dei francesi nella battaglia di Caprino Bergamasco. Nel frattempo era divenuto pontefice nel 1523 Clemente VII, Giulio de' Medici, cugino del padre del nostro condottiero. Grazie alla mediazione della moglie Maria, il pontefice pagò tutti i debiti del condottiero, ma gli richiese anche di tornare a combattere per i francesi. Così egli fece, ma non riuscì a partecipare direttamente al nuovo assedio di Pavia da parte francese, poiché ferito gravemente ad una gamba. Nel frattempo la battaglia si concluse con la cattura del re Francesco I. Nel 1526 Francesco I tornò comunque libero e nacque la famosa Lega di Coiac, che riuniva francesi, veneziani, fiorentini, milanesi, genovesi, appoggiati dall'Inghilterra, oltre che il pontefice stesso, che erano alleati contro Carlo V per il timore di un eccessivo potere da parte degli Asburgo. Su ordine del Papa, Giovanni quindi guidò come capitano generale la fanteria e si pose a difesa della Lombardia e di Milano.
Tuttavia, le forze imperiali erano estremamente superiori ed inoltre il Papa fu costretto a ritirarsi dalla Lega dall'arrivo a Roma dei Colonna, che erano una famiglia romana importantissima e notoriamente filoimperiale. Giovanni, tuttavia, sotto il re di Francia, combatté a Governolo, non lontano da Mantova, al fine di novembre, per impedire che i lanzichenecchi guidati da Georg von Frundsberg si congiungessero con gli imperiali. Qui fu ferito alla gamba destra da un colpo di falconetto, ovvero un cannone piccolo e di piccolo calibro. Il colpo, sebbene non mortale, ben presto fece insorgere una grave infezione. Fu portato dapprima a San Niccolò di Po, dove però non gli vennero prestate le cure mediche perché non fu trovato un chirurgo in grado di operarlo. A quel punto fu trasportato a Mantova, nel palazzo di Luigi Alessandro Gonzaga, cugino del marchese di Mantova. Il palazzo non è più esistente ed è attualmente nella zona è presente l'Archivio di Stato di Mantova. Gli venne amputata la gamba dal magister Abram, medico personale di Federico II Gonzaga, marchese di Mantova. Tutto si rivelò totalmente inutile però, perché nonostante le fonti raccontino di un condottiero ancora tronfio, comunque sorridente, la setticemia lo uccise nella notte tra il 29 ed il 30 novembre del 1526, all'età di soli 28 anni. Venne sepolto in armatura nella chiesa di San Domenico a Mantova, come da lui richiesto. Rimane oggi del primo monumento solamente l'iscrizione, composta da Paolo Giovio. La chiesa fu infatti demolita nel XX secolo e ad oggi l'epigrafe si trova in San Maurizio, nella cappella di San Bartolomeo. Nonostante un tentativo del figlio Cosimo di creare un sepolcro adatto alla sua commemorazione nella chiesa medicea di San Lorenzo a Firenze, le ossa di Giovanni saranno trasferite a Firenze solamente nel XVII secolo per volere del Granduca di Toscana Cosimo III, suo discendente, nella cripta delle Cappelle Medicee di Firenze accanto alla moglie. I suoi resti e quelli della moglie Maria sono stati analizzati recentemente dalla divisione di paleopatologia dell'Università di Pisa per confermare la causa del decesso. Le analisi hanno confermato la morte per setticemia e scagionato il medico maestro Abram, che per diversi anni era stato accusato di non aver adempiuto al meglio all'intervento e al suo dovere. Al contrario, invece, sembra che il suo intervento fosse stato fatto a regola d'arte, ma che tuttavia ormai l'infezione era diffusa nel corpo di Giovanni. La scomparsa di Giovanni delle Bande Nere fu ovviamente un duro colpo per l'esercito pontificio, che perse un leader carismatico e anche un ottimo stratega. Giovanni aveva intuito l'importanza di fermare i rinforzi dell'esercito imperiale e non è un caso che dopo questa sconfitta ci fu una fase di transizione importante nelle guerre d'Italia. A seguito di questa vittoria, infatti, i Lanzichenecchi trovarono terreno libero, facile, riuscendo a proseguire la loro discesa nella penisola italiana, culminata, come molti sapranno, nel 1527 con il terribile sacco di Roma. Le bande di Giovanni continuarono l'attività militare per qualche anno, annerendo in questo momento le insegne come appunto abbiamo detto anche in precedenza e vestendosi di nero in segno di lutto. Continuarono a dar prova della loro grande capacità, ma alla fine vennero sconfitti ad Aversa dall'esercito imperiale nel 1528. Dal punto di vista strategico, Giovanni non fu un grande innovatore delle tattiche militari, ma ebbe la capacità carismatica di guidare le sue truppe e soprattutto una grande intelligenza tattica nel comprendere i cambiamenti del conflitto. Le guerre d'Italia furono infatti tra le prime a vedere un impiego massiccio delle armi da fuoco, che avevano completamente cambiato le strategie di battaglia. Essendo ancora, tuttavia, un periodo di passaggio, erano anche presenti unità specializzate nel corpo a corpo ed era quindi necessario saper bilanciare all'interno delle proprie unità le forze militari. E infatti le unità di Giovanni erano composte da insiemi organici di picchieri e archibugieri, una combinazione che quindi gli offriva la giusta flessibilità ma anche potenza di fuoco. Egli privilegiò poi l'impiego di una cavalleria leggera, composta da cavalli agili e veloci, più adatti alle schermaglie, alle imboscate o ai compiti tattici di avanguardia. Questa scelta strategica dimostrò quindi una notevole lungimiranza e una comprensione delle nuove dinamiche belliche che erano ora più incentrate su piccoli scontri, assedi, imboscate, piuttosto che sulle grandi battaglie campali, che comunque non termineranno come è noto, ma proseguiranno anche poi nei secoli successivi. Il mito di Giovanni delle Bande Nere iniziò a delinearsi già durante la sua vita, alimentato dalle sue gesta audaci e dal lutto simbolico delle sue truppe. Tuttavia, fu soprattutto dopo la sua prematura morte che la sua figura fu oggetto di una vera e propria rielaborazione.
Pietro Aretino, suo confidente e testimone degli ultimi momenti, contribuì inizialmente alla costruzione della sua leggenda, ma fu il figlio Cosimo I, divenuto duca di Firenze e successivamente primo granduca, a promuovere attivamente una complessa operazione letteraria e iconografica volta a trasformare la figura paterna in quella di un invincibile cavaliere e il degno, seppur sfortunato, genitore del nuovo potere mediceo. Come principe nuovo, Cosimo aveva necessità di creare infatti legami che gli dessero prestigio e l'esaltazione della figura paterna con le sue virtù eroiche rispondeva a questa esigenza. Se vi trovate a Firenze potete ammirare molti cimeli riguardanti Giovanni, alcune statue commissionate dall'arciduca Cosimo per commemorare il padre, tra le quali la più travagliata si trova in piazza San Lorenzo, opera di Bandinelli Bartolomeo, conosciuto come Baccio Bandinelli. Inoltre nel Museo degli Uffizi potete ammirare il dipinto commissionato da Pietro Aretino e nel Museo Stibert si trova il corsaletto funebre con cui Giovanni fu seppellito. Giovanni fu certamente un personaggio di primo piano che seppe con il suo manipolo di uomini ritagliarsi uno spazio all'interno della storia d'Italia e del Rinascimento. Ciò fu dovuto sicuramente alla sua appartenenza alla potente famiglia dei Medici, centrale in molti degli eventi storici di quel periodo. Il suo mito, creato immediatamente dopo la sua morte, contribuì a preservarne e ad esaltarne la sua memoria. I fatti storici, tuttavia, potebbero ridimensionare la sua figura. Fu certamente un abile comandante, ma esclusa la battaglia della Bicocca, in cui ebbe tra l'altro un ruolo marginale, e la sua fazione, come abbiamo detto, uscì sconfitta, non partecipò mai a grandi battaglie e anche la sua azione fu solo parzialmente incisiva. Tuttavia, come spesso succede, la leggenda prevarica sulla storia e nel corso dei secoli Giovanni divenne una figura di riferimento, in quanto ultimo grande capitano di Ventura, simbolo di un valore italico, e venne utilizzato infatti come modello durante il Risorgimento italiano e anche dopo, durante l'epoca fascista. Ma il mito non si fermò neanche in epoca successiva. Nel 1956 è infatti celebre il film ispirato al romanzo di Luigi Capranica, con regia di Sergio Grieco, dedicato appunto alla figura di Giovanni. Ed in fondo anche oggi la breve e intensa vita di questo condottiero e il suo comportamento riottoso affascinano anche noi. Con questo si conclude nuovamente il nostro viaggio a ritroso nella storia. Torniamo quindi ai giorni nostri. Se vi è piaciuto questo video vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto. Fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate della figura di Giovanni delle Bande Nere. Ci vediamo al prossimo episodio. A presto!